Dobry den, Slava Ucraina. Ci avviamo alla conclusione del convegno internazionale svolto e coordinato dall'Università Politecnico di Lviv insieme all'Istituto ISPEF e al Network ECE e al Politecnico di Lublino di Polonia. Oggi è 5 maggio 2022 e ancora siamo sotto le bombe della guerra che la Russia ha creato e sta portando avanti contro l'Ucraina. Quindi questo convegno internazionale sulla pedagogia della pace e sulla psicologia della resilienza e del disagio e della gestione dei conflitti è un convegno molto importante non solo e non tanto per l'Ucraina, ma a livello europeo e internazionale. Bisogna subito registrare e complimentarsi con l'organizzazione dell'Università Politecnico e di tutti coloro che hanno partecipato per l'alta adesione che questo congresso internazionale ha ricevuto. Diciamo che sia l'Università Politecnico di Lviv che l'Università di Dnipro, che ripeto sono su due parti geopolitiche completamente diverse e opposte nell'Ucraina. Tra l'altro Dnipro è proprio una situazione logistica molto complicata in questi 2 mesi, da quando il 24 febbraio l'Ucraina è stata invasa. Hanno partecipato in maniera massiccia a questo congresso. Ci sono state ben 116 adesioni al convegno internazionale, di cui 59 riguardanti le due università, cioè 39 per l'Università Politecnico e 20 dell'Università di Dnipro, in cui stanno partecipando moltissimi professori, docenti e anche 5 studenti del dottorato e studenti stranieri. Quindi altissima adesione, altissima partecipazione da parte di queste due università, che quindi possono rappresentare due poli opposti, due poli diversi, due poli multiformi della cultura ucraina. Inoltre c'è la partecipazione di 31 partecipanti a livello di istituzioni scolastiche e licei, di cui 7 dirigenti e 24 insegnanti. Inoltre vi è una adesione, una partecipazione di ben 26 partecipanti provenienti un po' da tutta l'Ucraina, che fanno parte degli istituti superiori e delle scuole professionalizzanti dell'Ucraina. Cito alcune: Brody, Vinnytsia, Termopil, Kyiv, Melitopol, Odessa, Rivne, Kroyrizia, Bredik, Peresliga. Scusate il mio accento e la mia dizione, ma ovviamente, come potete immaginare, erano tutte località che prima della guerra non si conoscevano, tranne ovviamente Kiev. Quindi una elevata partecipazione non solo al Lviv, non solo come università, ma anche come istituzioni superiori, come scuole, come licei, da parte di tutta l'Ucraina. Questa un po' è la grande possibilità che la possibilità di comunicare mediante internet e mediante
una capacità di apprendimento e learning, di formazione learning e di discussione sociale, network sociale e learning ci sta dando. E con questa possibilità noi stiamo creando una base fondamentale, come ho detto, riguardo la concezione, lo sviluppo ed eventualmente una possibile progettazione comune riguardo la pedagogia della pace e la psicologia del disagio e della conflittualità, poiché bisogna sempre ragionare nei termini di presente e futuro. Quindi prima o poi questa guerra finirà e quindi è importante l'apporto che i docenti universitari, docenti e professori universitari, docenti e professori delle istituzioni scolastiche e formative superiori e delle istituzioni scolastiche dei licei e delle scuole primarie e secondarie già siano predisposti a costruire dei ponti di pace per la nuova generazione ucraina, che è una generazione che tutti noi crediamo e che è fondamentale che abbia e che entri in una cultura europea costruita subito dopo la seconda guerra mondiale, ma che soprattutto ha creato le sue fondamenta negli anni 90 con una concezione di pace, di prosperità dal punto di diritti del lavoro, una concezione di essere il centro internazionale, l'Europa come centro internazionale della cultura, della scienza e soprattutto della formazione e del rispetto dei diritti umani. Tutto quello che si sta facendo e la vostra dimostrazione di partecipazione, di adesione a questo convegno internazionale rende di fatto evidente la capacità ucraina già oggi di essere centro e parte del grande progetto culturale europeo. L'Europa come centro internazionale, ripeto, di riferimento per tutto ciò che riguarda la cultura, l'arte, la scienza e la formazione, sia in ambito ovviamente culturale e scientifico, ma anche in ambito economico. E in questo settore, con questa importanza, presento la progettualità che l'Istituto ISPEF e il Network ECE stanno portando avanti e per cui hanno creduto già dalla fine degli anni 70 a questa grande costruzione dell'Europa come l'integrazione e lo sviluppo di 4 grandi culture. La cultura mediterranea, la cultura del centro Europa, la cultura del nord Europa con il Mar Baltico, il Mar del Nord, il Mar d'Irlanda e la cultura dell'Est. Riguardo la cultura dell'Est, cioè la cultura slava che in Europa ha influenzato e sempre più influenzerà una visione scientifica, tecnologica ed economica riguardo alle innovazioni e alle attività di sviluppo dell'Europa. Come Istituto ISPEF e Network ECE, noi abbiamo da vari decenni rapporti con molte realtà e università dell'Europa, ma anche abbiamo costruito relazioni forti con il Messico, l'Argentina, il Cile in Sud America e con la Cina, collaborando a progetti appunto di sviluppo culturali, scientifici in ambito delle scienze dell'educazione, delle scienze umane e delle scienze sociali. Su quest'ambito noi siamo disponibili a essere
a disposizione per qualunque attività, così come abbiamo già svolto nel 2011 con la Romania, credendo che fosse un punto fondamentale dell'Europa dell'Est per avere una strategia innovativa e di visione all'interno dell'Unione Europea, e dove tuttora non solo abbiamo rapporti con le università e con le scuole, ma tuttora abbiamo una convenzione col Ministero dell'Educazione che dura dal 2015 fino al prossimo anno. Così nel novembre del 2018, avendo incontrato il viceministro dell'Educazione, l'Istituto ISPEF e il Network ECE ha deciso di essere parte attiva e di collaborare con l'Ucraina affinché si sviluppasse quella riforma scolastica innovativa e quella riforma universitaria che l'Unione Europea sta sviluppando con il processo di Bologna del 1999 e con gli accordi di Lisbona dal 2000 in poi, per inserirsi all'interno di un programma e di un progetto di spazio europeo dell'educazione, dell'alta formazione e dell'istruzione scolastica universitaria europea. Così dal novembre 2018 abbiamo già collaborato e abbiamo creato una serie di relazioni. Ricordo la convenzione con l'Università Politecnico di Lviv, che c'è dal novembre del 2019 per sviluppare progetti europei. In questo tipo di raccordo e di rapporto ricordo l'importanza che sta assumendo questo tipo di congresso sotto le bombe della guerra, perché la speranza e la resilienza e la forza del vostro popolo ucraino è fondamentale. Quindi che ci siano due università importanti dell'Ucraina che stanno partecipando in gran numero, che ci siano un gruppo di scuole, di istituzioni e di licei, e oltre a scuole professionalizzanti che stanno partecipando, già consente di formare quella che si chiama una rete educativa, una rete formativa che noi dell'ISPEF e dell'Istituto ECE crediamo sia fondamentale per poter partire e continuare con uno sviluppo di formazione e di capacità rispetto all'inserimento e all'integrazione e allo sviluppo della cultura europea. Io ringrazio tutti i partecipanti che hanno creduto e credono e continueranno, spero, a collaborare insieme riguardo a una visione europea e internazionale dell'Ucraina come centro democratico di pace e di sviluppo di tutta l'area europea e internazionale. Дякую. Слава Україна!